Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una domanda che in realtà io non ho mai fatto, quindi qualcosa di nuovo. Chiediamo se riuscirete a dimenticare definitivamente la persona a cui pensate. Dimenticare si intende proprio non che vi svegliate una mattina e non vi ricordate più chi è quella persona, ma scordare, quindi proprio togliere dal vostro cuore quella persona. Vediamo appunto se riuscirete a farlo. E poi alla fine del video andremo a vedere anche con l'oracolo delle notifiche quali messaggi potreste ricevere in amore a breve e un consiglio con il libro dei tarocchi. Quindi le varianti sono due. Dovete scegliere tra la fluorite, che è questa qua, della... Ok, dovrebbe vedersi, è questa qui. E poi abbiamo l'avventurina verde, che è questa qui. Ok, fate la vostra scelta. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate, se qualcosa si dovesse realizzare, perché a me fa piacere quando mi fate sapere nei commenti. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Direi di iniziare subito con la fluorite. Allora, Florite, vediamo un pochino per voi, vediamo se riuscirete a dimenticare la persona a cui state pensando. Vediamo, coloro che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Abbiamo un 5 di coppe al rovescio. Le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando definitivamente? Le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Fante di bastoni al rovescio, le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Coloro che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Abbiamo il carro al rovescio, il 9 di coppe al rovescio, ancora una. Le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? Il cavaliere di bastoni al rovescio. Allora, le vado a chiarire, sono cadute tutte al rovescio. Abbiamo anche il 10 di coppa al rovescio. Le vado a chiarire perché io ho un pensiero, ho qualcosa che mi sta venendo in mente. Però voglio andare a chiarire prima. Allora, perché c'è il 5 di coppa al rovescio che spiega se le persone che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare la persona a cui pensano? Fante di bastoni, giustizia al rovescio, 5 di bastoni. Perché c'è il fante di bastoni al rovescio che spiega se riusciranno a dimenticare la persona a cui pensano? L'8 di spade, il 3 di coppe, il diavolo e il 4 di coppe. Perché c'è il carro al rovescio che spiega se riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando? Il Papa in orizzontale con la torre e il cavaliere di coppe, perché c'è il 9 di coppe al rovescio che spiega se le persone riusciranno a dimenticare la persona a cui hanno, cioè che hanno in testa. Temperanza al rovescio, il 6 di spade, l'eremita e la ruota, perché c'è il cavaliere di bastoni che spiega se coloro che sceglieranno la Florite riusciranno a dimenticare la persona a cui hanno pensato. Giudizio al rovescio, 2 di bastoni al rovescio, 10 di coppe al rovescio, 10 di spade. Allora, secondo me qui col tempo riuscirete a dimenticare questa persona. Mi fanno come capire che in qualche modo voi smetterete di dare energia a questa persona con questo 5 di coppe al rovescio. Potreste avere a che fare con un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma abbiamo anche i segni d'acqua, Cancro, Pesci e Scorpione.
Abbiamo anche la presenza appunto del Sagittario e della Bilancia. Mi fanno capire che, allora, se avete a che fare con un segno di fuoco è possibile che questa persona si rifaccia viva. È una persona che comunque vi ha trattato in maniera ingiusta, comunque ci sono state delle ingiustizie e qualcosa, diciamo, è andato fuori equilibrio. Ci potrebbero essere state delle lotte, dei conflitti, ok? È possibile anche che voi abbiate, diciamo, dato energia a questa persona in precedenza, cioè magari vi siete fatti sentire, magari l'avete rincorsa, avete proprio dato energia a questa persona, ma in qualche modo vedo che smetterete di farlo. Inoltre ci potrebbe essere, come vi dicevo, proprio il ritorno, quindi è possibile che questa persona si rifaccia viva, ok? Mi fanno vedere appunto sempre questo ritorno di una persona che in qualche modo o non state sentendo o voi in qualche modo siete ferme o siete fermi, però mi fanno vedere che mentre voi avete le porte chiuse nei confronti di una persona, questa si fa nuovamente viva. Inoltre ci potrebbero essere in arrivo delle persone nuove che in qualche modo appunto vanno a generare nuove opportunità, anche se voi magari siete chiusi all'idea di andare verso qualcosa di nuovo in questo momento, arrivano delle nuove opportunità. Infatti mi fanno vedere che voi, diciamo, potreste essere in un'energia un po' passiva verso, diciamo, la scoperta di nuovi posti, nuove persone, la conoscenza proprio in generale di nuove avventure, no? Siete un po' bloccati, come se non riuscisse, diciamo, ad andare avanti, a muovervi in avanti. È possibile che con questa persona ci siano state delle rotture, si sia persa la fiducia, è possibile che appunto ci siano state anche degli shock, qualcosa che è successo all'improvviso e che ha generato comunque una distruzione, una rottura, una frattura all'interno di un rapporto che vi impedisce, diciamo, di muovervi in avanti. Vi ha generato comunque una sorta di insoddisfazione, ok? Quindi mi fanno capire che comunque c'è bisogno un attimo di tempo per andare a guarire queste ferite, queste cose che sono successe. C'è bisogno un attimo di fare introspezione e diciamo curare ciò che vi ha lasciato questa insoddisfazione, questo vuoto, no? Anche qui mi dicono che è come se voi foste un po', diciamo, ancorati a questa persona, poiché forse volete vendicarvi o provate del rancore, ok? E dicono che appunto è come se in qualche modo questa energia, no, di attaccamento a voler prendersi magari una rivincita piuttosto che volere una vendetta, piuttosto che voler ricambiare questa persona con la stessa moneta, in qualche modo impedisce alla vostra energia di fluire, quindi di andare verso appunto nuove avventure con questo cavaliere di bastoni al rovescio, andare verso nuove persone, quindi spegne un po' il vostro fuoco, ok? Quello che intendo, quindi va a spegnere magari la vostra energia, la vostra passione, la vostra voglia di muoversi, di fare, perché c'è qualcosa che appunto vi blocca, nonostante magari non tornate da quella persona, c'è questa energia diciamo un po' negativa che potrebbe impedirvi di appunto avanzare, quindi le carte sicuramente qua consigliano di provare a cercare di perdonare questa persona, non necessariamente andandoglielo a dire, ma semplicemente dentro voi stessi. Ehm, c'è anche un qualcosa, qui emerge come se secondo me voi non desiderate neanche più quella persona, come se in qualche modo vi volete allontanare, vi volete voi stessi, vi volete allontanare, secondo me, volete un attimo fare introspezione, isolarvi o stare da soli, perché c'è qualcosa appunto che vi ha lasciato proprio un amaro in bocca. Sì, questo è un po' come emerge. Adesso vado a vedere l'oracolo delle notifiche. Allora, vediamo con l'oracolo delle notifiche quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno la Florite in amore a breve. Questa no perché è caduta al rovescio. Quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno la Florite in amore a breve? Questa no perché è caduta al rovescio, anche questa. Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno la Florite a breve? Allora, questa la tengo, questa no perché è sempre al rovescio.
Dentro di me sei indelebile proprio come un tattoo, fondo del mazzo mi piaci troppo, tu mi fai impazzire. Quindi questo indica che è possibile che abbiate a che fare con qualcuno che non riesce a dimenticarvi, al contrario invece voi forse state cercando di dimenticare questa persona, anche se magari risulta difficile, perché comunque magari anche per voi questa persona è stata importante. Inoltre appunto c'è qualcuno a cui piacete veramente tanto, soprattutto sotto il punto di vista passionale. Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno la Fluorite a breve? No, rovescio. Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno la Fluorite a breve? Non ti ho rivelato tutta la verità, fondo del mazzo voglia di coccole, quindi qualcuno non è stato sincero con voi. Possibile che qualcuno vi dica che non vi ha detto tutta la verità. Quali messaggi riceveranno a breve coloro che sceglieranno la Fluorite in amore? Scusa, non dovevo sparire così, ti amo ancora. Quali messaggi riceveranno a breve in amore coloro che sceglieranno la Fluorite? No. Quali messaggi riceveranno a breve in amore coloro che sceglieranno la Fluorite? Mi è caduto il mazzo. Un attimo. Allora, la tengo in considerazione, questo è un no però caduto al rovescio, quindi magari un no si trasforma in un sì, teniamola comunque in considerazione. Quali messaggi riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno la Fluorite? Allora, basta, mi arrendo, non voglio più lottare per salvare la nostra relazione, poi abbiamo Resta. Fondo il mazzo, una volta qualcuno mi ha detto Carpe Diem, voglio te, quindi cogli l'attimo. Allora, c'è un'energia un po' contraddittoria qua, perché c'è una persona che potrebbe ricomparire dopo che è sparita e poi abbiamo una persona invece che si vuole arrendere perché non vuole più lottare per salvare la vostra relazione o comunque la vostra frequentazione a seconda dei casi. E invece poi qualcuno che dice resta. Quindi o si tratta di più persone o si tratta della stessa persona che è un po' instabile, ok? Prima non vuole, poi vuole e non si capisce bene. Quindi questo è. Ora andiamo a vedere un consiglio con il libro dei tarocchi. Allora, vediamo. Qual è il consiglio in amore per quanto riguarda coloro che sceglieranno la Fluorite? Il consiglio in amore per quanto riguarda coloro che sceglieranno la Fluorite. Il consiglio in amore per quanto riguarda coloro che sceglieranno. Non ci credo, abbiamo il fante di bastoni al rovescio che abbiamo anche qua. Allora dice: un giovane parente, un compagno di studio o di lavoro ti utilizza come locomotore, la tua energia lavora per due. Quindi dovete fare attenzione a una persona che, come vi dicevo, sembra essere un po' instabile, perché sembra che appunto questa persona prima vuole, poi non vuole, poi non si capisce e comunque sembra non metterci l'energia, cioè sembra che l'energia la mettiate voi e basta, invece dovrebbe metterla anche lui. Attenzione alla vostra energia, cioè non sprecate la vostra energia per una persona che appunto non si impegna abbastanza. Ok, abbiamo di nuovo il segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Questo è come emerge per voi, fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati. Passo all'avventurina. Ciao! Allora, avventurina, vediamo un po' per voi. Vediamo se riuscirete a dimenticare la persona a cui state pensando. Allora, coloro che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando? Subito abbiamo il 3 di bastoni, la regina di coppe al rovescio. Le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando? La torre al rovescio, le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando? Un attimo. Le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? 7 di denari. Le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare definitivamente la persona a cui stanno pensando? 7 di spade. 7 di bastoni sul fondo. Abbiamo 3 volte il numero 7, questo ci indica sicuramente che siete fortunati.
c'è qualcosa che è legato al numero 7, andatevi a cercare bene il significato su Google. Sicuramente comunque sì, abbiamo 3 volte il numero 7, quindi è un numero importante per voi. Ehm, ed è legato soprattutto alla magia. Allora, vado a chiarirle prima di contestualizzarle. Vediamo, perché c'è il 3 di bastoni che spiega se coloro che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Troppe carte. Perché c'è il 3 di bastoni che spiega se riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Allora, abbiamo il 2 di bastoni al rovescio, il 4 di denari in orizzontale e il 3 di coppe, perché c'è la regina di coppe che spiega, la regina di coppe al rovescio che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Un attimo, perché mi sono cadute delle carte a terra, se riesco a prenderle. Allora, abbiamo il re di denari, il 6 di coppe, il 10 di denari al rovescio, perché c'è la torre al rovescio che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Il 7 di coppe, l'8 di coppe in orizzontale e il 10 di spade, perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Abbiamo l'appeso al rovescio, il 5 di spade al rovescio, la luna al rovescio, perché c'è il 7 di spade che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. La temperanza al rovescio, il 9 di bastoni, il 4 di spade. Allora, alcune carte le voglio andare a chiarire. Comunque, allora, emerge di sì. Sostanzialmente sì, c'è ancora qualcosa che in parte vi tiene legati a questa persona, ok? Mi fanno vedere che non avete lasciato andare del tutto, come se aveste una sorta di orgoglio voi dentro di voi, avete una sorta, come dire, la dignità, no? L'orgoglio. E quindi diciamo che questo orgoglio, questa dignità che voi avete, vi tiene ancora un po' agganciati a questa persona. Però vedo che voi riuscirete a dimenticarla, in particolare qua se siete donne potreste avere un segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, ma mi fanno vedere che voi non provate più sentimenti per questa persona. Potrebbe arrivare qualcuno nella vostra vita che genererà proprio una sorta di appunto vuoto di memoria in voi, quindi la persona nuova andrà a sostituire le persone vecchie o la persona vecchia a cui state pensando, che in precedenza appunto potrebbe avervi fatto perdere la stabilità o comunque il rapporto si è andato a rovinare, non era più stabile e così via. Quindi potreste fare la conoscenza proprio di qualcuno che va a sostituire la persona del passato. Inoltre qui abbiamo un segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, ci dicono che appunto questa persona per voi fa già parte del passato, cioè voi non provate più sentimenti per questa persona, ok? Per voi è già un capitolo del passato. L'unica cosa è che appunto è come se voi aveste ancora, diciamo che avete riparato quello che è andato distrutto anche dentro di voi, cioè avete guarito in qualche modo quello che è andato distrutto, però c'è ancora questa fantasticheria, no, che avete, questo sogno che in qualche modo questa persona magari torna, perché avete ancora un po', come ve lo spiego, un po' di quando ti devi togliere quel sassolino, ok? Quindi questa cosa, diciamo, è l'unica cosa che io qua vedo che vi tiene un minimo legati a questa persona, perché poi non c'è nient'altro, cioè io qua non vedo che siete innamorati, che provate amore, che cose del genere, anzi tutto l'opposto. È ovvio che questa persona è possibile che vi abbia portato a perdere l'equilibrio delle vostre emozioni, magari quando ci avevate a che fare, ma danno comunque l'idea che voi adesso non provate nulla, non siete aperti a livello emotivo, non siete aperti a livello emotivo nei confronti di questa persona. Inoltre mi fanno vedere qui che voi avete una sorta di energia dentro di voi
che vi permette in qualche modo di rinascere o di far crescere le cose. Ehm, e quindi sostanzialmente vi state anche autoguarendo. La vostra energia, il fatto che magari voi coltiviate, non so, le vostre cose, no? Perché poi per ognuno è diverso, vi porterà a sbloccare le cose, a guarire delle cose che magari ci sono state persone magari che vi hanno preso in giro, oppure questa stessa persona in qualche modo vi ha preso in giro. La vostra energia porterà a uno sblocco. Quindi riuscirete a vedere in maniera più chiara e attenta le situazioni, riuscirete a vedere in maniera chiara chi vi ha preso in giro, come vi ha preso in giro, perché lo ha fatto, oppure semplicemente ehm, potreste anche arrivare a scoprire, diciamo, questa persona o quello che vi ha fatto, no? Se non l'avete già scoperta è possibile che appunto ehm, questa cosa appunto emerga fuori. Mi fanno vedere che voi è come se avesse una sorta di disprezzo cioè nei confronti di questa persona, voi non la volete. È come se questa persona in qualche modo avesse fatto uscire la vostra parte più oscura, la vostra parte più, diciamo, cattiva. È come se voi non la voleste proprio questa persona. Cioè, voi avete addirittura fretta nel dirgli di no, avete addirittura un'energia sfuggente, non volete parlargli, non volete comunicare, non volete essere visti, non volete che questa persona vi controlli con i social, con il cellulare, e siete proprio in questa energia sfuggente del sette di spade. Ehm, Tra l'altro sapete anche che questa persona è una persona negativa, cioè voi la percepite come negativa. È come se questa persona, è come se voi sapeste che questa persona sa che voi avete, diciamo, delle doti, dei doni particolari che vengono appunto evidenziati anche dal numero 7, ripetuto 3 volte, e questa persona sa che voi avete una sorta di energia guaritrice, un'energia che riesce a far crescere le cose, a farle stare, diciamo, nel benessere, ok? Potesse anche essere persone molto legate alla natura, molto legate. Ok, scusate, ho dovuto stoppare perché è passata un'ambulanza e il mio cane quando passano le ambulanze inizia a ululare come un pazzo, che sembra che sta per succedere qualcosa. Quindi, dicevamo, questa persona percepisce in voi il fatto che appunto avete questa energia curativa, diciamo, no? E di crescita. E percepisce anche il fatto che in qualche modo voi riusciate a fare, diciamo, a far stare bene le altre persone o far stare bene voi stessi, a curarvi, ad autocurarvi. E vi piace appunto potrebbe piacervi stare in mezzo alla natura, ritrovare la vostra energia in mezzo alla natura. È come se in qualche modo, tra l'altro, foste perfettamente radicati. Ehm, quindi vi sentiste al sicuro in questo momento, cioè siete radicati, vi vedo ferme, radicate. Alcuni di voi potrebbero andare a lavorare sul primo chakra, il chakra sacrale, che è legato proprio alle radici, ok? Ehm, e questa persona lo percepisce come se fosse un vampiro. È come se questa persona fosse attratta dalla vostra energia e attratta dalla vostra luce, ok? E voi questo lo sapete. Per questo non volete avere a che fare con questa persona, perché lo percepite che questa persona è negativa. Infatti, anche a fondo del mazzo ci fanno vedere che cioè voi avete le difese alte nei confronti di questa persona perché questa persona vi ha fatto del male in precedenza. Voglio andare a chiarire alcune carte. Allora, andiamo a chiarire lei. Senti, andiamo a chiarire queste proprio direttamente, così ci togliamo ogni dubbio e via. Andiamo, allora, perché c'è il 3 di bastoni che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Allora, un attimo. 6 di spade al rovescio e l'8 di spade. Ok, perché c'è la regina di coppe al rovescio
che spiegano se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Abbiamo il 6 di coppe con la luna e il 7 di denari al rovescio, perché c'è la torre al rovescio che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Il 10 di bastoni al rovescio, l'eremita al rovescio e il 7 di bastoni, perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Il mago al rovescio con l'asso di denari e l'appeso al rovescio. Allora, qui viene ribadito il concetto che forse c'è ancora qualcosa che vi va a legare, ok, a questa persona. È possibile sia orgoglio, è possibile sia dignità, ma in qualche modo voi vi aspettate il ritorno di questa persona. È come se lo sentiste dentro di voi che tanto questa persona tornerà. Cioè, lo sentite proprio. Però allo stesso tempo forse avete anche una sorta di blocco a livello mentale che vi impedisce di pensare positivo anche. Cioè è un po' una cosa che magari va a momenti. Io vedo che per voi questa persona fa già parte del passato, un passato che è stato confuso, un passato che è stato, diciamo, pieno di paure, di dubbi, di cose poco chiare, un passato un po' oscuro, se vogliamo. E in qualche modo questa persona per voi fa già parte del passato, è come se i vostri sentimenti si fossero rovesciati, no? Fanno capire che è stato difficile per voi ricostruire, fanno capire che è stato difficile per voi magari stare anche da soli, guarire le vostre ferite interiori e siete dovuti rimanere su, diciamo, sulla difensiva in alcune situazioni. Però ribadiscono il concetto che questa persona, voi sapete che è una persona manipolativa, che sa che voi avete questa energia di creare sempre nuovi inizi, di ricominciare sempre da capo, proprio questa energia di creazione, questa persona lo sa, è per questo che è attratta da voi, perché vede che voi riuscite a trovare sempre la soluzione, a trovare sempre le opportunità, diciamo, concrete, a crearvi anche da soli le opportunità che vi servono, ok? A creare proprio degli sblocchi nella vostra vita e questa persona è attratta da voi anche perché sa che voi non siete più in sospeso. Cioè, l'appeso al rovescio, quando è al dritto, indica una persona che è sospesa con la testa all'ingiù. Quando è al dritto indica una persona che di solito è appoggiata da qualche parte, non è più sospesa, ok? Ha i piedi ben piantati a terra. Quindi in qualche modo voi riuscite a dimenticare questa persona lo sa che non siete più nell'energia di chi sta lì ad aspettare, di chi è in sospeso, quindi di conseguenza è attratta da voi. Andiamo a vedere ancora queste tre carte. Vediamo, perché c'è la regina di coppe al rovescio che spiega se coloro che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Abbiamo il 3 di spade e il mago al rovescio con il 7 di spade, quindi sì, questa persona vi ha fatto stare male, vi ha spezzato il cuore letteralmente, è stata una persona manipolativa, è stata una persona scorretta o sfuggente che in qualche modo vi ha fatto perdere proprio la stima che avevate, il vostro essere materni nei suoi confronti, cioè voi non avete neanche più la stima di questa persona, cioè per farvi intendere quello che è il discorso. Ancora una volta perché la regina di coppe al rovescio che spiega se coloro che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Allora, il 3 di denari, la torre in orizzontale e il papa. Sì, mi fanno capire che voi riuscirete, diciamo, cioè riuscite a dimenticarla perché sostanzialmente vi dedicate ad altro. Siete anche diventati forse più saggi, più maturi, perché la regina di coppe a rovescio che spiega se coloro che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Il re di coppe con l'asso di bastoni, il carro.
Allora, qui emerge un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. È come se voi riuscirete a dimenticare questa persona, sarà questa persona ad essere coinvolta da voi. Cioè io vedo che c'è un uomo di segno d'acqua qua che è molto attratto da voi, ha un'energia passionale nei vostri confronti ed è lui che in qualche modo rimane attaccato a voi, no? Perché è lui che prova questa passione nei vostri confronti. Vedo che ci sono stati dei momenti condivisi magari con questa persona piacevoli, ok? Però voi non provate più le stesse cose per questa persona, è come se proprio non avesse più la stima. Cioè, avete perso, quando una persona perde la stima di qualcuno è finita, cioè è peggio che odiarlo. Ehm, è una sensazione, diciamo, non so come dirvi, di nausea quasi, quando pensi a quella persona ti viene proprio la nausea, perché non hai più stima. Quindi fanno capire che è questa persona che è ancora attaccata a voi, ma voi, soprattutto se siete donne, no. Ok? Vediamo perché c'è la torre a rovescio che spiega se coloro che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Allora, l'otto di coppe, l'appeso al rovescio, l'asso di denari. Sì, voi vi allontanate. Voi avete i piedi per terra, non lasciate che questa persona vi distrugga nuovamente. Avete guarito forse ciò che era distrutto, ciò che vi ha rotto dall'interno e adesso avete i piedi per terra, non date più l'opportunità a questa persona di distruggervi. Quindi la risposta qua è un bel chiaro sì. Vediamo l'ultima carta perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Oh, oh, oh. Scusatemi, mi sono cadute tutte le carte. Allora, andiamo a richiedere perché mi sono cadute 800 carte. Perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Qua c'è la morte al rovescio col cavaliere di spade. Voi sì, sostanzialmente sì. Mi fanno vedere che c'è una persona che non vuole chiudere con voi, che non vuole che le cose finiscano. Cioè, per questa persona le cose non sono finite, però per voi sì. Io vi vedo dedicarvi a qualcosa di nuovo, alla vostra rinascita, piuttosto che a qualcosa di nuovo, alla crescita di qualcosa di nuovo. Vediamo ancora perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. Abbiamo il 10 di bastoni in orizzontale con il 9 di denari, quindi comunque voi avete fatto fatica, cioè non è che questa rinascita, questa crescita, no, delle vostre cose è stata semplice, cioè voi comunque avete fatto fatica, avete sostenuto un peso, ok? Vi state dedicando forse appunto alla crescita di qualcosa, perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. La papessa al rovescio, il 3 di coppe al rovescio e il 2 di spade, quindi comunque appunto da un periodo in cui magari avete scoperto delle cose, vi siete aperti, c'è stato appunto un periodo anche magari in cui non andate più a feste, incontri, cose del genere, vi dedicate proprio a voi stessi e state facendo delle scelte. Fanno vedere che appunto recuperate, cioè non... questo non ci piove, perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. 7 di coppe in orizzontale, cavaliere di denari, cavaliere di bastoni al rovescio, cavaliere di coppe, tutti questi cavalieri. Allora, intanto vedo delle persone in arrivo verso di voi. Abbiamo un segno di terra, toro, vergine, capricorno e un segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. Mi fanno vedere che voi non state più pensando troppo a quella persona.
Piuttosto mi fanno vedere che state aspettando che siano gli altri ad avanzare verso di voi. Gli altri intendo non per forza questa persona, intendo proprio gli altri in generale. Perché c'è il 7 di denari che spiega se le persone che sceglieranno l'avventurina riusciranno a dimenticare la persona a cui stanno pensando. 6 di bastoni, 7 di coppe, asso di spade. Dicono di sì, ragazzi. Io vedo che voi riuscirete ad avere successo, riuscirete a dimenticare questa persona, sarà anche il vostro orgoglio, la vostra dignità, i vostri sogni a permettervi di farlo. Vedo che avete proprio un potere voi che vi permette di avere successo. È come se in qualche modo riusciste a portare nella realtà i vostri sogni, a renderli concreti, quindi magari manifestate proprio un successo nella vostra vita e quindi di conseguenza riuscite a dimenticare questa persona. Quindi secondo me qua è un sì spaziale. Vado a vedere i messaggi che potreste ricevere a breve. Allora, andiamo a vedere i messaggi. Quali messaggi riceverà, quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno l'avventurina a breve? Questo no, perché è caduto al rovescio. Quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? Allora, questa anche no, perché è caduta al rovescio. Abbiamo il ti amo. Attenzione. Fondo del mazzo, scusa, non dovevo sparire così. Quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? No, a te rovescio. Allora, quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? Ci sono dei traumi passati che mi fanno ancora male. Fondo del mazzo, non riesco a dimenticarti. Quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? No. Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno l'avventurina a breve? Ti ho sognato questa notte. Fondo del mazzo, mi manchi. Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno l'avventurina a breve? Voglio dirti tutta la verità, non incolpare me, questo è il tuo karma. Fondo del mazzo, ho voglia di coccole, anche se questa, devo dire la verità, era caduta a me, cioè l'ho sentita proprio col dito che l'ho spinta via, quindi vado a richiederla. Però possiamo prenderla comunque in considerazione. Intanto potreste ricevere il messaggio ti amo da parte di qualcuno, ok? Qualcuno potrebbe dirvi che ci sono dei traumi passati che gli fanno ancora male, qualcuno potrebbe dirvi che vi ha sognato e che sente la vostra mancanza, qualcuno potrebbe dirvi che vuole chiarire con voi, che vuole dirvi la verità, e poi non incolpare me, questo è il tuo karma, potrebbe riguardare qualcuno che magari pensa che voi ce l'abbiate con lui o con lei perché, boh, non lo so, motivo X, però lui o lei dice, ah, questo è il tuo karma, è inutile che incolpi me, ok? Vediamo di avere un'altra carta. Quali messaggi riceverà l'avventurina, coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? Non voglio più continuare, la nostra relazione è finita, non riesco a dimenticarti, quindi sempre un'energia un po' strana, cioè qua è come se c'è qualcuno che non riesce a dimenticarvi, qualcuno con cui avete chiuso probabilmente. Quindi magari questa cosa è già successa, però questa persona non riesce a dimenticarvi. Quali messaggi sì, quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? Quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? No, no, allora, adesso no. Quali messaggi riceveranno in amore coloro che sceglieranno l'avventurina a breve? Per rovescio. Quali messaggi riceveranno coloro che sceglieranno l'avventurina in amore a breve? Allora, ne sono uscite due. Ho bisogno di tempo per riflettere, voglio una relazione seria con te.
Fondo del mazzo, non riesco a dimenticarti. Questa è uscita 3 volte, sempre sul fondo. Quindi c'è qualcuno che effettivamente non riesce a dimenticarvi, mentre invece voi sì, ok? Visto che era il tema del video. Ho bisogno di tempo per riflettere, qualcuno mi potrebbe dire che ha bisogno di tempo per pensare, per riflettere, oppure potreste avere a che fare con una persona che si è presa del tempo per riflettere e qualcuno vuole avere una relazione seria con voi o vorrà avere una relazione seria con voi, quindi potrebbe dirvelo. Ora andiamo a vedere un consiglio per voi con il libro. Allora, vediamo qual è il consiglio in amore per coloro che sceglieranno l'avventurina. Qual è il consiglio in amore per coloro che sceglieranno l'avventurina? Qual è il consiglio in amore per coloro che sceglieranno l'avventurina? Il consiglio in amore. Qual è il consiglio in amore per coloro che sceglieranno l'avventurina? Amore per coloro che sceglieranno. Il fante di denari al rovescio. Accetta l'amara lezione imposta dal destino riguardo investimenti, affari sfumati o piccoli furti. Quindi il consiglio qua è di accettare una lezione che è stata imposta dal destino, quindi doveva andare così probabilmente, riguardo investimenti, qua si intende investimenti in amore, ok? Affari che sono sfumati, quindi non lo so, collaborazioni con persone che sono andate in fumo, o piccoli furti, quindi che magari persone che vi hanno fatto dei torti, dovete accettare questa lezione. Vediamo di averne ancora uno, se ci danno maggiori informazioni. Un consiglio per coloro che sceglieranno l'avventurina in amore, un consiglio per coloro che sceglieranno l'avventurina in amore, un consiglio per coloro che sceglieranno l'avventurina in amore. La giustizia al rovescio. Una piccola sconfitta non cambierà la tua vita, torna indietro di un passo, riprova, la vita dà sempre una seconda possibilità. Quindi, anche se qualcuno magari pensa di avervi sconfitto o vi siete sentiti sconfitti in qualche modo, sappiate che non è che vi cambia la vita, cioè non è che se quella persona si è comportata così, oppure vi ha rifiutato, oppure non lo so, è sparita, qualsiasi cosa sia, non è che vi cambia la vita, cioè non è che si parla del principe di, non lo so, come dire, di Savoia, non è una persona che fa la differenza, ok? Anche se si è presa la sua soddisfazione, anche se magari ha fatto qualcosa di sbagliato, non vi cambia la vita, cioè la vita continua lo stesso. Torna indietro di un passo e riprova, quindi prova a tornare indietro non dalla persona, si intende, tornare indietro si intende, ehm, prova a non chiuderti, diciamo, no? A nuove esperienze e riprova lo stesso, anche se questa volta magari è andata così, non è detto che vada sempre così. La vita dà sempre una seconda possibilità, quindi dopo ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Eh, quindi avrete sicuramente comunque una seconda possibilità di aggiustare le cose, anche se sono andate male, anche se sono state poco equilibrate, anche se qualcuno è stato ingiusto con voi, ok? Quindi questo è il consiglio per voi, fatemi sapere se vi siete ritrovati nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao!